Il professor Emilio Del Giudice, parlando della legge dell'economia e della biologia, ha affermato: la legge della biologia richiede cooperazione, la legge dell'economia richiede competizione. Praticamente l'economia è un fatto patologico, intrinsecamente un fatto che genera patologia, che genera malattia. Il forno a microonde, una cottura contro natura, by Luca di Canal 104+. Il forno a microonde è diventato bene di consumo negli anni '80 e oggi si trova ormai in tutte le cucine del mondo come apparecchio che si adatta all'attuale stile di vita fondato sul consumo rapido di alimenti. Ma quali sono i rischi e i pericoli per la nostra salute? Il brevetto del forno a microonde risale addirittura al 1945, il primo modello industriale fu commercializzato nel 1947 e i modelli più piccoli, adatti all'uso domestico, fecero la loro comparsa negli Stati Uniti sul finire degli anni 50. Facendo una veloce ricerca su internet non troverete nessun blog o articolo riguardante la dannosità di questo apparecchio, anzi viene raccontato che non esistono studi o prove che faccia male alla salute. È vero quello che sostengono? Nel 1991 il medico svizzero Hans Ulrich Hertel realizzò uno studio dove dimostrò che la cottura o il riscaldamento di alimenti al microonde presenta sensibili diminuzioni dei valori di emoglobina e linfociti nel sangue. Il dottor Hertel è stato il primo scienziato a concepire e a realizzare uno studio clinico di qualità sugli effetti che i nutrienti scaldati con microonde producono sul sangue e nella fisiologia del corpo umano. Nel suo studio enuncia che le microonde generate tecnologicamente sono in contraddizione con la natura e quindi tossiche. Stiamo parlando di un'energia basata sul principio della corrente alternata, mentre le energie naturali si basano sulla corrente continua. Il Sole irradia la sua luce in modo continuo, creando un flusso ininterrotto di impulsi in grado di portare e sostenere la vita sulla Terra. Le microonde, invece, in seguito alle continue inversioni di polarità, creano un effetto di scuotimento e di separazione in grado di causare nei tessuti biologici e anche in quelli inorganici un processo di decadimento. L'effetto di questo è il cancro. Purtroppo le microonde hanno lo stesso effetto sul cibo e, attraverso questo, sul corpo umano. Le strutture molecolari degli alimenti vengono deformate e quindi alterate nella loro forma e qualità. Il loro valore energetico, determinato dalla forma della loro struttura, viene alterato e questo processo rende gli alimenti tossici, mentre dal punto di vista della composizione chimica le molecole sono le stesse e possono essere rilevate analiticamente. Per questo motivo gli effetti della cottura di un alimento a microonde non sono evidenti nell'immediato, ma solo nel lungo periodo, per esempio con lo sviluppo di una forma cancerosa. Anche la comunicazione senza fili, come le trasmissioni ad onde corte e la telefonia cellulare, funzionano con le stesse microonde, indipendentemente dalla loro frequenza, quindi in principio hanno gli stessi effetti dei forni. Queste microonde riscaldano, deformano e distruggono le cellule del cervello e del corpo umano, oltre a quelle di animali e vegetali. Oggi viviamo in un immenso forno a microonde che ci sta cuocendo lentamente. Nel 1989 il dottor Hertel, insieme al docente universitario Bernard Blanc, propose al Swiss Natural Fund e all'Università di Losanna un'analisi sull'effetto del cibo trattato con microonde negli esseri umani, ma la ricerca è stata rifiutata. I due scienziati l'hanno condotta ugualmente con fondi privati, ma ridimensionandola. Per 2 mesi hanno monitorato 8 volontari di età compresa tra i 20 e i 40 anni che seguivano una determinata dieta al fine di ridurre al minimo la presenza di elementi che potevano essere considerati fuorvianti per i loro effetti sull'analisi del sangue. I volontari hanno vissuto per 8 settimane nello stesso luogo e a distanze di 5 giorni ricevevano a stomaco vuoto diversi tipi di cibo, crudo e cotto, senza però conoscere il metodo di cottura che fu applicato in parte in modo convenzionale e in parte con il microonde. Ai volontari venne prelevato il sangue prima del pasto e dopo aver mangiato a intervalli di 15 e 120 minuti, col conseguente risultato di cambiamenti significativi nel sangue di coloro che avevano consumato cibo cotto a microonde. È stata riscontrata una riduzione dei livelli di emoglobina, tendenza all'anemia, e aumento dei parametri di ematocrito, tendenza all'avvelenamento acuto, leucociti e colesterolo. Fu individuata una maggiore luminescenza di batteri nel sangue di quei volontari che avevano mangiato alimenti cotti al microonde, dimostrando che il cibo irradiato irradia a sua volta e, se prolungato, nel sangue è causa di un possibile trasferimento nel corpo umano di energia radiante. Sono stati riscontrati anche degli effetti non termici con l'alterazione della permeabilità della membrana cellulare e le cellule, in cerca di energia, passavano dalla respirazione aerobica a quella anaerobica senza ossigeno, diventando facili prede per virus e microrganismi.
In seguito ci sono stati altri ricercatori interessati seriamente della cosa e anche loro hanno dimostrato i danni di questo accessorio. Nello studio comparativo tra le pietanze preparate tradizionalmente e quelle cotte nel forno a microonde, edito da edizione Raum et Zelt del 1992, si afferma: le microonde prodotte artificialmente, incluse quelle dei forni, causano in un solo secondo oltre 1 miliardo di forzate inversioni di polarità di ogni molecola contenuta degli alimenti colpiti. Tutto ciò rende inevitabile la produzione di molecole innaturali. Negli amminoacidi si riscontrano mutazioni degli isomeri e una trasformazione in forme tossiche. Ci sono state anche una serie di ricerche da parte di scienziati russi pubblicate dall'Atlantis Rising Educational Center di Portland, Oregon, USA, le quali dicono che hanno riscontrato una netta accelerazione del degrado strutturale dei cibi che porta ad un valore nutrizionale abbattuto dal 60 al 90% in tutti gli alimenti testati. Tra i cambiamenti osservati si registrano lo scadimento della biodisponibilità delle vitamine del complesso B, C, E, minerali essenziali e fattori lipotropi in tutti gli alimenti testati e vari elementi danneggiati, ad esempio alcaloidi, glucosidi, galattosidi e nitrilosidi. Nell'Unione Sovietica i forni a microonde sono stati banditi già dal 1976. Scienziati sovietici hanno scoperto infatti che l'esposizione alle microonde riduce l'assimilazione di alcune vitamine, accelerando sensibilmente la disintegrazione strutturale degli alimenti e creando uno stress metabolico. Tutta la ricerca scientifica, che non è in linea con gli interessi dell'industria o del settore bellico, non solo non viene sostenuta, ma per quanto possibile viene soppressa. La ricerca privata, quando mostra risultati che vanno contro gli interessi dei potenti, viene smentita, diffamata e perseguitata in tutti i modi possibili. Questo succede ormai da almeno un secolo, senza che l'opinione pubblica sappia nulla, anche perché la gente preferisce avere fiducia nelle autorità, specialmente per quanto riguarda il mondo scientifico. Preferisce credere nell'integrità delle università e delle organizzazioni statali. Anzi, non è disposta a credere nella corruzione presente nei governi, nelle industrie e ancora meno nella scienza.